Studi l'italiano, ma poi quando devi parlare ti blocchi. Il problema non è che non conosci abbastanza bene l'italiano, il problema è tutto qui. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di un argomento importantissimo, la paura di parlare. Mamma mia, questa qui è davvero la prima causa della difficoltà nel parlare una lingua straniera. Il problema non è la grammatica, non è il vocabolario, perché quelle cose si possono migliorare anche facilmente. Il problema è superare questo blocco, questa paura. Quindi nel video di oggi ti aiuterò a fare proprio questo. Iniziamo dal primo punto, l'esposizione. Esporsi costantemente alla lingua italiana. Questo perché se noi facciamo difficoltà a capire quello che dicono gli altri italiani, quindi non abbiamo un orecchio allenato ad ascoltare la lingua italiana, avremo più paura di parlare. Questo perché noi avremo paura di non capire quello che ci dice l'altra persona e quindi eviteremo le conversazioni. Ma se noi riusciamo a capire abbastanza bene la lingua italiana, abbiamo un problema in meno. Come facciamo a migliorare le capacità di ascolto? Beh, ovviamente grazie all'esposizione. Quindi ascolta podcast, guarda serie TV, video come questo che stai guardando adesso, cerca di esporti il più possibile alla lingua italiana. Questo ti aiuterà sicuramente a diventare più sicura di te stesso quando ascolti l'italiano e quindi avremo un problema in meno. Il secondo punto è la costanza. Quando studiamo una nuova lingua dobbiamo necessariamente essere costanti, perché se tu dimentichi le cose di grammatica, il vocabolario che hai studiato qualche giorno fa, perché non lo ripeti, sarà molto difficile poi impararlo bene. Quindi se tu vuoi sentirti più sicuro quando parli e non avere paura, devi avere una buona conoscenza della grammatica, del vocabolario. Anzi, mi correggo, una discreta conoscenza. Non è necessario avere una buona conoscenza. Conosco studenti ancora molto principianti che però non hanno paura di niente e quindi parlano lo stesso, riescono a comunicare anche se fanno tanti errori. Quindi in realtà non ti preoccupare, non devi avere un italiano perfetto per parlarlo. L'importante è studiare con costanza e conoscere quelle cose fondamentali che ti permettono di iniziare a parlare senza paura. Quindi tu devi studiare con costanza perché così migliori in italiano e ovviamente parli anche più correttamente. E quindi avere quegli strumenti necessari per iniziare a comunicare. E questi strumenti non ti preoccupare perché te li diamo noi. Infatti, grazie ai nostri corsi Italiano Vero potrai migliorare tantissimo in italiano. Al momento abbiamo 3 corsi, il corso base, il corso intermedio e il corso avanzato. Quindi puoi visitare il nostro sito web www.teacherstefano.com/corsi e scegliere il corso più adatto al tuo livello. Grazie ai nostri corsi potrai migliorare in tutti gli aspetti della lingua, l'ascolto, la comprensione scritta e orale, il vocabolario e ovviamente la grammatica, che per me è davvero molto importante per parlare correttamente, ma soprattutto anche per sentirti più sicura quando parli. E quindi se studi con costanza con i nostri corsi, ti sentirai più sicuro o sicura in italiano e quindi parlerai con meno paura. Quindi questo è un obiettivo molto importante, studiare con costanza per ottenere dei risultati, per sentirti più sicura e parlare con più sicurezza senza paura. Ora passiamo al terzo punto per parlare senza paura, che secondo me è molto importante: essere consapevole dei propri errori. La consapevolezza dei propri errori è fondamentale per parlare con più sicurezza. Quindi tu non devi pensare: non parlo perché faccio errori,
Ma pensa così, parlo e so di fare errori. Se tu sei consapevole di fare errori quando parli, sarà più facile parlare. Devi accettare il fatto, anche se non ti piace, che farai errori. L'italiano non è la tua lingua madre, quindi è ovvio che farai errori. Anzi, è un bene che fai errori, perché noi impariamo dai nostri errori. Più fai errori e più puoi migliorare. Soprattutto quando sei in una lezione con un professore, per esempio, o anche con degli italiani che ti correggono, gli errori sono importantissimi perché puoi capire dove stai sbagliando e migliorare. Quindi devi accettare il fatto che quando parli fai errori. Una volta che accetti questa cosa e diventi consapevole, allora potrai parlare con più sicurezza, tanto comunque li farai gli errori, non è un problema. E soprattutto, questo è importantissimo, non vergognarti dei tuoi errori. Guarda, io posso giurarti che noi ogni giorno riceviamo tantissime email da voi per informazioni sui corsi, per dubbi linguistici, per qualsiasi cosa, e moltissime email iniziano con "scusa per i miei errori". Ma scusa cosa? Non c'è bisogno di scusarsi. Vi dico, da oggi non voglio più ricevere email che iniziano con "scusa per i miei errori". Stai imparando l'italiano, è ovvio che farai errori. E poi, io sono un professore, capisco questa cosa. Fare errori è una cosa normalissima, quindi non devi scusarti per i tuoi errori. In italiano chiediamo scusa quando abbiamo fatto qualcosa di sbagliato a un'altra persona. Ma se tu fai errori, non stai facendo un danno a me, anzi stai aiutando te stesso, perché grazie agli errori puoi migliorare. Quindi non chiedere mai scusa per i tuoi errori, sii consapevole dei tuoi errori e parla senza paura. Un'altra cosa che voglio consigliarti per parlare senza paura è avere delle conversazioni con i tuoi amici, un professore o comunque persone italiane su cose che ti piacciono, sulle tue passioni. Per esempio, se ti piace molto il cinema, parla di cinema. Se ti piace la tecnologia, parla di tecnologia. Se ti piace il cibo, parla di cibo e così via. Perché quando parliamo di una cosa che ci piace, potrebbe essere un po' più frustrante se non ci vengono le parole, perché nella nostra lingua potremmo parlare di quell'argomento per ore e molto facilmente. Ma sicuramente avremo un grande stimolo, perché conosciamo bene quell'argomento, quindi sarà ovviamente più facile parlare di quella cosa e soprattutto avremo meno paura di parlare, perché quella cosa ci piace così tanto, abbiamo una grande passione per quella cosa che non ci interessa dei nostri errori. L'unica cosa che ci interessa è parlare di un argomento di cui sappiamo molte cose. Quindi parla di cose che ti piacciono, questo sicuramente ti aiuterà tanto. Ma alla fine la miglior cosa per parlare l'italiano senza paura è parlare. Se tu non inizi a parlare oggi, non riuscirai mai a superare la tua paura di parlare. Lo scorso mese ho avuto la possibilità di fare il mio primo viaggio di studio con alcuni membri della mia community e di quella di Valeria, di Italiano con Valeria. Io e Valeria ci siamo divertiti tantissimo in questo viaggio con i nostri studenti. Abbiamo fatto tante bellissime attività e anche lezioni di italiano, ma dato che questo era un viaggio di full immersion, quindi solo ed esclusivamente italiano tutto il tempo per una settimana, abbiamo notato una cosa fantastica. Anche le persone più timide che il primo giorno avevano molta paura di parlare, l'ultimo giorno, indipendentemente dal loro livello, parlavano con tutti e si divertivano. Chiaramente in una settimana non è possibile migliorare in italiano. Una settimana è troppo poco, ma in una settimana è possibile perdere la paura di parlare. Perché l'unica lingua era l'italiano. Queste persone non avevano scelta. E quindi anche se facevano errori, chi se ne frega, si sono divertite e hanno iniziato a parlare, senza sentirsi giudicati, ma soprattutto in un ambiente sicuro. Questo è molto importante.
parla anche con le persone giuste, perché questo aiuta molto. E tu che ne pensi? Anche tu hai paura di parlare? Promettimi che da oggi proverai a parlare senza paura, essendo consapevole dei tuoi errori, ma soprattutto fregandotene. Non ti devi importare, devi parlare. Magari commenta qui sotto la tua esperienza, se sei per esempio uno studente o una studentessa che ha perso la paura di parlare, quindi puoi condividere con gli altri come sei diventato più sicuro o sicura in italiano. E come sempre, se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo davvero ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale, è un piccolo gesto per te, ma fondamentale per noi. Quindi se vuoi aiutarci a far crescere il canale, lascia un bel mi piace. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!